Sigla. In questi giorni tutti avete visto delle immagini impressionanti dei cieli di San Francisco, accostati idealmente a quelli delle scene post-apocalittiche di Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve, con la magistrale direzione della fotografia di Roger Deakins. Personalmente è sempre un po' difficile parlare degli Stati Uniti. Sono cresciuto con libri scritti da autori americani, ascoltato e suonato musica di artisti americani. Mi sono sempre piaciuti gli sport come il football, il baseball e, sacrilegio per un italiano, mi piace anche il bibitone che usano chiamare coffee, come per distinguerlo dal nostro espresso. E last but not least, ho moltissimi amici americani a cui sono particolarmente affezionato. Allo stesso tempo è purtroppo difficile chiudere gli occhi davanti ad altre cose come la diffusione incontrollata delle armi o il problema razziale. Avendo lavorato a Shanghai la settimana precedente, ho avuto la fortuna, prima di raggiungere Laguna Seca, di poter trascorrere alcuni giorni in una delle città più affascinanti e amate di tutto il mondo, e non è difficile capire il perché. Se penso ai primi ricordi televisivi della mia adolescenza, mi viene in mente subito Le strade di San Francisco, un telefilm che molti, soprattutto i più giovani, non ricorderanno, ma nel quale recitavano un giovane Michael Douglas insieme a un fantastico Karl Malden. Quelle storie di inseguimenti su e giù per le discese della città sembravano abbastanza fantasiose, ma ho scoperto con i miei occhi che non lo erano affatto. C'è un luogo che abbiamo amato particolarmente, Piccolo Pizza, una minuscola pizzeria al taglio gestita da algerini appena fuori dal quartiere di Chinatown. Per la prima volta ho assaggiato la famosa Pineapple Pizza, ottima, soprattutto dopo aver buttato via l'ananas. Siamo tornati 3 volte perché ormai eravamo grandi amici e avremmo fatto anche una 4ª visita se non avessero fatto fuori qualcuno subito fuori dal locale il giorno prima. In quelle 3 occasioni abbiamo visto una persona con fori di proiettile sulla giacca, una donna che voleva venderci una staple gun, una pistola a sparapunte, ma soprattutto una Mustang rossa inseguita da una macchina della polizia. Ma l'immaginario di San Francisco è ulteriormente amplificato, soprattutto dal cinema. Hitchcock ci ha ambientato diversi film e quello che forse è il suo capolavoro, La donna che visse 2 volte, ma ancora La ricerca della felicità, The Game, Mrs. Doubtfire, Zodiac o ancora Grosso guaio a Chinatown. A proposito di Chinatown, arrivando proprio dall'Oriente, mi sono sentito catapultato di nuovo lì, tanto era forte l'atmosfera che si respirava nel quartiere. Una delle cose che ho amato di più è stato proprio il poter vedere tante anime convivere dentro la stessa città. Uscendo dal centro e andando verso sud, si può salire sulle Twin Peaks. No, non c'entra nulla con l'omonima serie di David Lynch. Dalle Twin Peaks si gode di un panorama strepitoso su tutta la città e sui 2 ponti, l'Oakland Bay Bridge e il celeberrimo Golden Gate. Ma la cosa che mi rimarrà più impressa sono i 3 tipi che avevano ristrutturato uno scuolabus col quale giravano il paese. Inutile dirvi che hanno impiegato circa 8 minuti per andare via con le 2 ragazze più belle, Only in America. San Francisco mi fa pensare anche alla musica, è inevitabile. Tutta la Bay Area è sempre stata un covo di musicisti. Da San Francisco vengono i Metallica, Grateful Dead, Faith No More, Santana, che si è trasferito lì quando era un ragazzino, e molti altri. Luoghi tra i più affascinanti di San Francisco sono certamente le passerelle che danno sulla baia, come la Pier 7, dove c'è una impressionante vista sul Transamerica Pyramid Center e dove ci siamo fatti il nostro selfie più epico del 2019, o la Pier 39, dove si può constatare come i leoni marini siano tra le specie meno evolute del pianeta, oltre a quelle più attaccabrighe. Questo mi fa tornare in mente una frase che viene sempre attribuita a Mark Twain, anche se non era proprio farina del suo sacco. L'inverno più freddo che io ricordi è stata una estate a San Francisco. E mi sono sempre chiesto come mai le foche e i leoni marini vivessero in Alaska, in Norvegia,
nei mari freddi dell'America del Sud, ma anche in California. Pochi giorni con la felpa a inizio settembre me lo hanno fatto capire. Impossibile lasciare fuori da questa puntata quello che è il simbolo di San Francisco, il Golden Gate. Da qualunque prospettiva lo si guardi, è un luogo speciale ed emozionante e non a caso ci siamo tornati, sia all'alba che al tramonto. Costruito nel 1928, è stato per anni il ponte sospeso più lungo del mondo. Il primo giorno al tramonto ho incontrato Toby, un ragazzo canadese che stava scattando dal mio stesso punto. Era appena tornato dall'Italia, mentre io avevo fatto Germania, Cina, ma ero stato anche in Canada. Vabbè, non fa niente. Ho pensato di farvi vedere affiancati i nostri scatti, entrambi realizzati durante l'ora blu. A volte si pensa a magie di Photoshop, quando invece la cosa davvero importante è scattare al momento giusto e dalla posizione ideale. Tornati all'alba siamo andati dall'altro lato del ponte e ci siamo gustati le prime luci che illuminavano la città, ma soprattutto evitato una multa per accesso a una zona interdetta alla quale non sono sfuggiti quelli arrivati subito dopo di noi. La legge del contrappasso ha voluto che decidessimo di fare colazione nel locale, insospettabilmente, più costoso di San Francisco, dove 2 pancake rinsecchiti costavano più di una cena di pesce a Piazza San Marco. Poi c'è sempre il finale thrilling della mancia, che di solito suona un po' come fai tu la cifra, ma stai attento che ti tengo d'occhio. Negli States ogni pasto è come il finale di Shining. Per questioni lavorative, dopo la colazione, siamo passati in un negozio lì vicino che si occupava di illuminotecnica. Dovevamo comprare dei neon particolari. Ci siamo fermati a parlare con il proprietario, un signore sulla sessantina che saltava Trump e ce l'aveva con gli immigrati, però era russo. Non era neanche da tanto tempo in America. Ma San Francisco e gli Stati Uniti sono così. Anche se ci sono tante cose che non ti convincono al 100%, non puoi fare a meno di rimanerne affascinato. Proprio per questo vi porto a fare un giro più da vicino. La settimana prossima rimarremo a San Francisco. Vi parlerò del concetto di libertà e di Alcatraz, ma solo se mi promettete di iscrivervi al canale. Alla prossima settimana!